Oggi su Vampire Guns spariamo un po'. Giornata dedicata alla Glock 47. Andiamo a vedere come lavora e come ci troviamo. Con il Project 47 abbiamo preso una pistola di serie, quella che secondo me è la migliore Glock degli ultimi anni, e la aggiorneremo per portarla allo standard di un'arma da gara. Abbiamo già fatto 2 episodi di questa serie e anche qualche extra, ve li lasciamo con tutta la playlist qui sopra e in descrizione. La pistola è a un punto intermedio del suo sviluppo, abbiamo fatto le cose che contano realmente. Messo a posto l'impugnatura, controllato il bilanciamento e preparato lo scatto. La minigonna è in alluminio non trattato perché la faremo del colore del carrello quando la finiremo. Per lo scatto ho deciso di preparare il suo originale perché il performance secondo me ha bisogno di ancora un po' di messa a punto, specialmente sul reset. Quindi per ora andiamo avanti con il Safe Action messo a posto. Questo è un progetto in collaborazione con varie aziende. La mia, che si occupa delle lavorazioni della pistola e di tutta la preparazione, Bignami, che ha fornito l'arma per il progetto, Tony System, che ci ha fornito gli accessori per la pistola, e Canicom, che ci ha mandato l'ottica in quanto importatore di Holosun per l'Italia. Al termine del progetto rimanderò questa pistola a Bignami e probabilmente a EOS dell'anno prossimo faremo un'asta dove il ricavato verrà dato in beneficenza. Rispetto a come l'avete vista nell'ultimo video ho aggiunto solo la minigonna che ci ha mandato Francesco di Tony System e il DOT di Holosun SCS MOS, che è un pezzo molto interessante, che richiederà un video dedicato. Iniziamo a sparare qualche colpo per rompere il ghiaccio. Di oggi ne ho 250 9 Luger dedicati a lei, caricati con palla blindata a fiocchi, lunghezza 29, con dentro 5,2 grani di Vectan BA9. Per ora, come molla di recupero, abbiamo lasciato quella di serie, che è già un ottimo compromesso. Confermo quanto detto nei video precedenti sulla 47. La pistola ha un comportamento rettilineo, un pelo più secca rispetto alla 17, ma che consente di spingere di più nelle cadenze. L'ottica è bassissima sul carrello e il punto verde ha una buona luminosità. Il lavoro sull'impugnatura ammorbidisce moltissimo la reazione e lo scatto che sgancia con il tempo giusto ti toglie quel momento di incertezza di movimento del mirino nel momento in cui lascia andare il colpo. Molto utile nel controllo del naso della pistola l'accelerator cut. Facciamo il test principe per vedere il controllo che la pistola ci consente. Allora, prendiamo una carta, la mettiamo ad altezza uomo perché così abbiamo il bersaglio frontale, non dobbiamo né sparare verso l'alto né verso il basso, e poi pennarello, andiamo a tracciare un tondo delle dimensioni dell'interno del cerchio. Sparapuntiamo Ele. Prego. Ci mettiamo spalle alla carta, considerate che il mio passo è 1 metro più o meno. 1, 2, 3 e 4. E ci giriamo. A questa distanza, che non è né vicino né lontano, cerchiamo di sparare 5 colpi dentro il bollino, mantenendo il controllo della pistola. Pistola in mano e al bip facciamo fuoco. Ripetiamo per 3 volte e teniamo il tempo medio. Molto importante è tenere il controllo dell'arma ed essere sicuri di dove ho il punto o il mirino nel momento in cui sganciamo il colpo. Non è una gara a chi ci mette di meno, ma è un test per capire quanto controllo abbiamo sulla pistola. Caricatore con almeno 15 colpi, ripetiamo 3 volte prendendo il tempo tra una sequenza e l'altra. 2,70, 2,61, 2,62. Devo prendere ancora un po' di confidenza con lo scatto, la pistola è molto più leggera rispetto alle mie, faccio fatica a trovare il punto di sgancio, è una cosa, la Glock richiede un po' di abitudine, è un'ottima training gun ma richiede abitudine. Comunque sono contento perché è vero che il bollino era questo, ma comunque siamo ampiamente dentro il nastro, dentro la sagoma del nastro, quindi dai,
prossima volta faremo meglio. Facciamo un po' di movimento, andiamo a vedere come si comporta la pistola nelle transizioni e nelle sequenze. Anche qui non importa il tempo effettivo, ma capire il comportamento dell'arma nelle varie fasi di fuoco e nelle transizioni. Doppio alfa, doppio alfa, doppio alfa, alfa Charlie, sono stato un po' basso, colpa mia. E questa era già bucata, quindi non ho guardato. Io posso dire che sono questi due i miei, però non lo sapremo mai, quindi ritappo e rifacciamo il giro e vediamo come si comporta. Qua abbiamo doppio alfa e doppio alfa. Doppio alfa e vado a pelare il no shoot perché zappo. Doppio alfa. La pistola rispetto alle mie è molto più leggera e la muovi con molta più facilità, specialmente passando da una carta all'altra. Però il minor peso fa sì che ci arrivi più energia ogni colpo, richiedendo un po' più di concentrazione o di rallentare un pelino le cadenze per tenere il controllo della pistola. Alla fine devo confermare quello che ho già detto sulla 47. Rispetto alla 17 è un po' più secca e tecnica da gestire, ma ha una reazione molto più rettilinea. Quello che mi ha sorpreso di questa pistola è stato il fatto che, nonostante sia una Glock che pesa mezzo chilo in meno rispetto alle mie pistole e abbia comunque uno scatto leggermente meno prestazionale e la distribuzione dei pesi diversi richiede un approccio diverso rispetto alle mie, riuscivo già tranquillamente a fare i tempi che faccio normalmente con le mie. Però considerate che ci ho sparato solo 250 colpi in totale, probabilmente con un migliaio di colpi sparati sopra diciamo che le prestazioni si livellerebbero molto. Mettere a punto e cucirsi addosso una pistola è un lavoro lungo che richiede tempo e prove. Creare un feeling richiede colpi ed è sempre un lavoro che si fa sia sulla pistola che su noi stessi. Dobbiamo adattare l'arma alle nostre esigenze, ma anche adattarci noi alle sue caratteristiche. Molti tiratori che l'hanno provata mi hanno riferito delle impressioni molto simili a quelle che ho avuto io. E voi, l'avete provata? Cosa ne pensate di questa pistola? Se vi piacciono i nostri contenuti, mettete like e se volete vederne altri, iscrivetevi al canale. Seguiteci anche su Facebook e su Instagram, dove mettiamo aggiornamenti quotidiani. Ciao a tutti, thanks for watching, un saluto, Guido!